La magia della sopravvivenza. Vivere questa fantasia in cui riusciamo a soddisfare ogni giorno tutti i nostri bisogni e molto di più, esplorando terre fantastiche e costruendo la casa dei nostri sogni. Come dite? In questa economia? Beh, è fattibile con i giochi survival. Ben ritrovati, sono Tiranno Matto e oggi ve ne voglio presentare 7 che dovete assolutamente rigiocare o provare per la prima volta nel 2026. Ve li consiglio perché sono stati tanto aggiornati e vi voglio fare questa lista molto breve e, come al solito, nel rispetto del vostro tempo, dritto al sodo. Partiamo da un grande classico che è stato portato in Unreal Engine 5. Si tratta di Conan Exile della Funcom, ambientato nell'universo scritto da Robert Erwin Howard e che riguarda appunto lo Sword and Sorcery, questo fantasy di spada e stregoneria molto barbarico e un po' all'antica, che però ha un fascino veramente unico. Dal 2018 ad oggi Conan Exiles ha ricevuto una grande quantità di aggiornamenti e di stravolgimenti ai sistemi di gioco. Cosa importante, adesso potremmo accedere direttamente con il nostro personaggio a qualsiasi delle due mappe disponibili, conservando tutto il progresso e l'inventario. Questo titolo di Funcom ha portato nel genere survival un elemento molto importante: la gestione e crescita di un insediamento attraverso gli NPC. Potremmo infatti rifondare una civiltà che sia barbarica, antica o arcana oscura, venerando diverse divinità dell'ambientazione e potenziando all'inverosimile la nostra fede verso di esse, evocando addirittura delle creature disumane. Il sistema di costruzioni poi si è espanso davvero tanto. L'unica pecca potrebbe essere che alcune skin, alcuni progetti dipendono da contenuti a pagamento. Conan Exiles è un gioiellino che è stato rifinito. Pioniere del genere assolutamente, io vi consiglio di riscaricarlo a maggior ragione se lo avete già in libreria. Il prossimo gioco è abbastanza simile a Conan Exiles, ma al contempo, essendo indie con meno fondi, ha tutt'altro stile grafico e anche un'ambientazione che, per quanto simile, appunto è differente. Parlo di Aska. Questo survival vichingo infatti prende tutto ciò che Conan aveva inventato nella gestione e nella crescita di queste tribù e lo trasla nella mitologia norrena. È un gioco che sta continuando un lento ma inesorabile processo di sviluppo e già ha integrato diverse meccaniche fondamentali per l'ambientazione, come lo scontro con i grandi Jotun, i giganti, o l'esplorazione dei mari con la nostra Drakkar. Voglio essere sincero con voi su Aska, è un gioco che mi ha colpito ma al contempo non mi ha appassionato tanto quanto Conan. Le quest molto lunghe e l'interfaccia un po' antica non mi sono piaciute granché. Anche le costruzioni a confronto con le alternative sono molto acerbe, però una cosa è sicura: se vi piace l'ambientazione della mitologia norrena è un gioco che fa davvero per voi. Rimanendo a tema antichità ma con un piccolo cavillo che rende tutto differente, parliamo di Soul Mask. Tra l'altro è uscito da poco il DLC Shifting Sands che va a introdurre l'Egitto tolemaico, ma attenzione, c'è un forte elemento sci-fi. Perché sì, il gioco si ispira per i combattimenti ai Soulsborne, ma in realtà Soul Mask ha tutta una sua lore e un'ambientazione particolare che riguarda un'intelligenza artificiale inserita all'interno di questo congegno, la maschera, che si va a definire l'anima della maschera stessa e ci permette di allacciare questa primitiva esperienza survival con una progressione che prevede anche tecnologie un pochino più alla Stargate. La progressione, il sistema di costruzione e i combattimenti sono tutti estremamente moderni e rivoluzionari. Ha solo un grande difetto: purtroppo non è localizzato in italiano, ma Soul Mask promette veramente tanto bene. Il prossimo gioco si evolve un pochino, soprattutto con l'ambientazione più power fantasy, Enshrouded. Questo gioco l'ho seguito dal suo accesso anticipato, l'ho provato a giocatore singolo, con pochi amici in cooperativa e balzando qui e là sui vari
vari server. È praticamente un Valheim sotto steroidi. Vi faccio una piccola parentesi su questo ultimo titolo che purtroppo non inserisco nella lista perché non ho avuto tempo e modo di riprovarlo io stesso nel 2026. Ma lasciatemi un commento se lo consigliate sopra tutti gli altri, specialmente a confronto con Enshrouded, il quale a mio avviso riesce a portare una grafica veramente unica e di qualità, mantenendo una serie di profondità ruolistiche per quanto concerne la progressione del personaggio. In tutti i survival che vi cito oggi in realtà ci sono sistemi ibridi perché sono survival RPG a mondo aperto, ma Enshrouded non so, ha quella marcia in più rispetto agli altri per quanto concerne la personalizzazione. La progressione è anche molto difficoltosa a giocatore singolo e diventa più facile assieme a un gruppo di amici. Un altro grande fiore all'occhiello di Enshrouded è il sistema di costruzioni, tant'è che potete visitare un sacco di server community con delle creazioni incredibili, come per esempio questa grande torre del sole. Vi ricorda qualcosa? Pensate che è stata rifatta 1-1, ma abbiamo visto anche il dominio dei nani sotto la montagna, per dire, o la grande scuola della stregoneria. C'è di tutto in giro e anche voi potete fare altrettanto. La profondità di meccaniche, tutti i costanti aggiornamenti, una solida narrativa, le costruzioni con infiniti materiali. Signori, Enshrouded è stata sicuramente la migliore esperienza survival nel 2026 per quanto mi riguarda. Ma non è stato l'unico vero gioiellino del 2026. Certo è quello che hanno aggiornato meglio e di più, ma perché non parlarvi di Windrose, il survival piratesco? L'ho già trattato in questo video al dettaglio nella mia esperienza iniziale e lo voglio menzionare perché l'accesso anticipato è iniziato proprio nel 2026. Promette benissimo, anche perché va ad esplorare quella necessità dei combattimenti navali all'interno degli RPG survival a mondo aperto, pur mantenendo una grandissima varietà nelle costruzioni. Potremmo infatti sbizzarrirci pure qui e non manca la difficoltà perché come Soulmask e Conan Exiles effettivamente Windrose vuole un sistema di combattimento punitivo Soulsborne. Certo, anche dal punto di vista della progressione vuole competere con Enshrouded stesso pur mantenendo una differenza sostanziale nello sviluppo del nostro re pirata. Se volete immergervi ancora più in profondità nei Caraibi, ebbene andate a recuperare tutti i miei video sull'argomento se volete approfondire prima dell'acquisto, che io vi consiglio caldamente. Ma a proposito di immersioni, perché non passare allo spazio profondo e gli abissi di Subnautica 2? Sequel molto atteso di un grande celebre capolavoro, resta comunque molto chiacchierato per via delle scelte antipatiche del publisher. Ciò nonostante, il valore del prodotto che arriva in accesso anticipato nel 2026 è già sopra la media. A mio avviso merita di essere approfondito perché surclassa completamente anche lo spin-off Below Zero per quanto riguarda la grafica, l'immersione nel realismo, la ricerca della talassofobia nel pubblico di giocatori. Infatti l'oceano di questo mondo alieno è ancora più tremendo e verosimile che nei titoli precedenti. Sarò onesto, in realtà uso Subnautica 2 per consigliarvi tutta la saga di Subnautica. Infatti allo stato attuale Subnautica 2 ha un accesso anticipato abbastanza scarno, con una solida roadmap, ma vi consiglio piuttosto di tenerlo d'occhio e di recuperare i titoli precedenti. L'ultimo titolo sulla lista è un survival a mondo aperto, ma per ora, attenzione, è un MMO. Si parla infatti di un altro titolo della Funcom, Dune Awakening, ambientato nell'omonimo universo. L'ho trattato molto l'anno scorso e purtroppo ci sono stati molti alti e troppi bassi. Ad onor del vero, stanno rilasciando una patch dopo l'altra assieme a nuovi contenuti, che però non ho esplorato abbastanza per parlarvene al dettaglio. Di recente hanno rilasciato un ennesimo aggiornamento con un altro DLC del primo grande capitolone Season Pass che avevano venduto assieme alla prima edizione del gioco. La strada è ancora lunga e ci vogliono
possono promettere addirittura una modalità a giocatore singolo. Questa era la mia lista dei 7 survival consigliati da provare o rigiocare nel 2026. Voglio fare alcune specifiche a margine dei consigli, anche perché ho giocato per la maggior parte di loro molte centinaia di ore. Quello che ho giocato meno è stato sicuramente Subnautica 2. Sono giochi che richiedono parecchia dedizione e possono essere apprezzati a giocatore singolo, sulle proprie macchine, oppure facendo da host per un paio di amici. In alternativa, ci sono molti servizi che ci permettono di avere un server dedicato sempre attivo. Dune Awakening era l'eccezione MMO, però hanno annunciato l'arrivo della modalità giocatore singolo, con tanto di uscita anche su console. Non tutti questi titoli sono ora presenti sulle vostre console di riferimento, alcuni sono in accesso anticipato e quindi mi auspico che una volta terminato arrivino anche per voi consolari. Spero che questo nuovo episodio della rubrica consigliati sia stato utile e di vostro gradimento. Io non posso che ringraziarvi per aver cliccato sul teschio del tiranno ed essere arrivati fino alla fine anche oggi. Infatti, questo è quanto. Tiranno Matto out e alla prossima.